Buongiorno e benvenuti a tutti. E anche questa settimana sono qua, io sono Dimitri Bellini e siete nel mio canale Quadrata, un canale dedicato al mondo dell'open source e al nostro amico Zabbix, il tool di monitoraggio più amato dagli italiani. Vabbè, me la potevo risparmiare. Va bene. Quest'oggi andremo a vedere che cosa? Andremo a provare il nuovo template appena uscito di Zabbix dedicato al monitoraggio della infrastruttura cloud di Google, ok? Esiste già il monitoraggio per AWS, per Azure, ma era proprio una cosa che mancava, era proprio quello di Google, ok? Quindi andiamo a vedere subito che cosa c'è all'interno di questo template e che cosa possiamo monitorare. Quindi andando a vedere nella release note dell'ultima versione disponibile di Zabbix, che è la 6.4.3, che è uscita tra l'altro una settimana fa praticamente, potrete vedere che c'è scritto qua New Features and Improvement Added Google Cloud Platform Template. Ed è vero, cioè per la prima volta è uscito con la versione 6.4.3 di Zabbix. Ma se andiamo a vedere nella parte di integrazioni all'interno del sito zabbix.com, trovate anche una piccola dicitura che vi dice che è disponibile anche per la versione 6.0. Quindi se siete in 6.4 nessun problema, scaricate la versione per 6.4. Ma per tutti quelli che sono con una versione LTS e quindi un ambito di produzione che comunque magari lo stanno usando sul serio, no? Eh, è una cosa molto importante avere questo template backportato a questa release, ok? Quindi finalmente abbiamo anche all'interno della versione LTS la possibilità di monitorare le risorse provenienti dal Google Cloud. Cosa possiamo prendere tramite questa nuova integrazione? Possiamo prendere le Compute Engine e le Cloud SQL Instance, ok? Quindi sono due cose fondamentali nell'ambito Google, ma anche in generale, sono le cose più importanti di solito. E possiamo anche monitorare chiaramente le varie quote riservate all'interno dell'infrastruttura Google, no? Per sapere quanto stai, no, occupando, cose di questo tipo, che è molto molto importante perché nell'ambito cloud tutto si paga. E lo so bene con AWS, quando ho fatto l'ultima volta il test, mi è costato 20 euro perché avevo dimenticato le REST API attive. Mamma mia, no comment. Meno male che Google è stata più generosa col sottoscritto e mi ha regalato 300 euro da provare la sua piattaforma e quindi ci ho fatto subito un'istanza che è una virtual machine, quindi un compute engine e poi anzi due istanze Postgres Cloud tramite Google, che è molto carina anche questa cosa, ok? Ma veniamo a come si fa a poter utilizzare questo template. Innanzitutto, da dove lo scaricate? Lo scaricate appunto dalla parte di integrazioni sul sito ufficiale di Zabbix, ok? Perché non c'è ancora, perlomeno se non avete l'ultimissima release di Zabbix, non lo avrete, quindi dovete scaricarvi il template e importarlo all'interno della vostra installazione di Zabbix. Quindi andiamo qua, mi scarico, qua c'è il link per la versione 6.4 oppure vado qua e c'è per la versione 6.0, in questo caso userò la 6.4. Quindi una volta che mi sono scaricato il file vado nel mio bel Zabbix 6.4 sotto Data Collection, quindi template e mi apro qua, scusate, template qui e a questo punto faccio import, mi scelgo il file da importare e quindi devo andarlo a cercare, gcp, facciamo finta che template, perché mi sa che non me lo sono scaricato giustamente, perché vuoi mai che non me lo sia scaricato e quindi devo cercarlo, perfetto, va bene, torno indietro e vado a scaricarmelo direttamente dal sito di Zabbix, ok? Me lo scarico e quindi mi porta qua al git di Zabbix, mi salvo questo qui, tac,
tac, tac, e via. Piccola problematica è che il file che mi ha scaricato è in un formato che non è YAML, perché quando lo fate così col save as non è proprio il massimo, e quindi lui ve lo salva con il formato txt, quindi ricordatevi di rinominarlo in YAML. L'ho rinominato in YAML e quindi me lo riporto qua dentro e vado a caricarmi il template, ok? Vediamo un po', download template, ok? Vedete che c'è questo template YAML, lascio tutto invariato, io ce l'ho già il template, quindi lui quando fa l'import sostanzialmente vedrà che c'è già, e quindi vedete che non mi dice che deve aggiungere nulla. Praticamente non c'è niente, ecco, tranne questa parte qua che mi dice che bisogna toglierla. Poi vi spiegherò perché, ok? Nel vostro caso fate import e vi importerà il template, ok? Una volta importato, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un host che rappresenta, per esempio nel mio caso, il progetto X, ok? Il mio progetto che qua ha un nome, My First Project, qua sul mio Zabbix io l'ho chiamato, vi ho dato un nome di moltissima fantasia, MyGCP Resource, ok? A cui ho attribuito il template padre che si chiama GCP by HTTP. Cosa contiene questo GCP by HTTP? Contiene chiaramente le metriche fondamentali della risorsa, ma contiene poi tutta la parte di discovery. Quindi in automatico, una volta applicato questo template all'host virtuale che rappresenta il vostro ambiente su Google, andrà lui in automatico a discoverare le risorse Microsoft SQL Instance o MySQL Instance o Postgres Instance, oppure chiaramente anche le computer engine e le varie project quota. Ok? In automatico per i vari engine Postgres e in questo caso Computer Engine andrà a creare degli host tramite la funzione host prototype, quindi in automatico spunteranno come dei funghi questi nuovi host che rappresentano appunto le istanze che avete all'interno di Google. Tutto fantastico, però chiaramente vi servono dei prerequisiti. I prerequisiti fondamentali sono alcune opzioni. Come vi dice qua nella documentazione ufficiale, quindi se torno indietro, vi dice che vi serve per poter configurare questo nuovo host delle chiavi, delle macro da andare a compilare. Le macro da compilare sono il project ID, private key ID, private key e client email. Dove le troviamo tutti questi dati? Le trovate dopo aver creato un utente all'interno del vostro progetto Google. Ok, una volta creato questo utente, e vi faccio vedere nel mio caso, quindi se voi siete qua all'interno del vostro progetto, andate sotto IAM admin e qua potete crearvi il vostro primo utente. Io ho creato questo utente che si chiama ZBX Monitor, e una volta creato questo utente qua, dovrete andare a definire una chiave che vi permette di accedere con quell'utente, ok? Questa chiave avrà due possibilità: in JSON, e quindi sarà la soluzione migliore, perché questa chiave in JSON vi permetterà facilmente di ottenere questi valori qua: project ID, private key ID, private key e client email, ok? Che andrete a scrivere all'interno di queste user macro, ok? Queste user macro le abbiamo chiaramente all'interno dell'host che rappresenta il mio progetto. Vedete, sono qua dentro. Quelle che sono chiaramente private non sono visibili perché sono delle secret, e tutte le altre invece sono chiaramente visibili, ok? Quindi dovrete compilare queste 4 informazioni. Tutto il gioco poi, tra l'altro, come poi vedete qua sotto nelle additional information,
chiaramente deve essere orchestrato tramite dei privilegi ad hoc, ok? Privilegi che a volte non sono così facili nel mondo del cloud. Io non sono un espertone e quindi mi sono un po' arrabattato con le informazioni che ho trovato nella documentazione del template. E quindi ho aggiunto questi ruoli che vedete qua al mio utente ZBX Monitor, ok? Facendo così sicuramente funziona. Probabilmente non servono perlomeno questi livelli così alti di privilegi, bisognerebbe tunarlo un po' meglio, ma per lo scopo che avevo va benissimo, ok? Quindi una volta che abbiamo messo i privilegi a posto e compilato le user macro corrette, il monitoraggio inizierà a raccogliere dei dati. Come funziona la raccolta dei dati? E questo è un po' tricky, ok? Tipico da Zabbix. Sostanzialmente noi abbiamo un item che va a fare la prima autenticazione, sfruttando le informazioni che abbiamo utilizzato all'interno delle user macro, per ottenere che cosa? Per ottenere una token, ok? Sfruttando quella token all'interno di dove? All'interno di item dependent, sfruttando ulteriormente dei pre-processing che faranno dei JavaScript che andranno a richiamare ulteriori REST API, ok? È un po' tricky, però funziona, ok? L'unica cosa che dovete stare attenti è quello che vi dice qua nell'importante, ok? Qua in questa disclaimer qui, che normalmente il token è disponibile per un'ora, ok? Ogni volta che voi lo rigenerate. E quindi qua vi dice, occhio però di non creare un casino con la configuration cache dello Zabbix server se andate a mettere un update, un cache update frequency troppo elevato, quindi tipo 45 minuti, quindi va praticamente a sovrastare l'ora della validità del token, ok? Quindi bello, un po' tricchettoso, ma se non cambiate niente all'interno di Zabbix e non mettete, e normalmente non lo si fa mai, un cache update frequency a un'ora, difficile, ho detto una cavolata, può capitare di metterlo, però difficile. Ok, quindi nella stragrande maggioranza dei casi avete il minuto, 2 minuti che sono di default, ok? Quindi detto ciò, che è importante saperlo, all'interno del mio host avrò questo item che va a fare, no, questo giretto della morte per ottenere il famoso token. Quindi una volta ottenuto il token, tutti gli altri item sono dependent di quel token, ok? E vanno a sfruttare, poi vabbè, in questo caso ho preso proprio il caso più sbagliato, però comunque ci sono negli altri casi, ok, dove sono dependent, va a tipo questo, ok? All'interno qua del preprocessing abbiamo proprio tutto lo scrippettone che va a prendere i dati veri e propri, va a fare proprio la REST API per ottenere tutte le informazioni. Bello tutto ciò, ma c'era un piccolo dettaglio che mi sono accorto durante i miei test. Alcune cose non funzionavano come me lo sarei aspettato. E quindi che cosa ho fatto? E come dovreste fare anche voi quando trovate qualcosa che non funziona, sono andato sul support zabbix.com e sono andato a commentare un attimino qua il case. Perché? Perché mi sono accorto che avevo due problemi. Uno che sembrava che la low level discovery che rappresentava l'authentication token non veniva ereditata in maniera corretta all'interno degli host prototype. Quindi quando poi il mio template, scusate, il mio host principale discoverava per esempio, e lo vedete qua sotto, le istanze database o l'istanza VM, non si ereditava in maniera corretta il token e quindi il check mi andava in unsupported, mi diceva account non valido o una cosa del genere. E quindi avevo segnalato questa cosa. In più
Per la parte invece di monitoraggio Postgres c'era un problema qua che diceva cannot read IP address undefined, ok? C'era questo errore nell'item che andava a fare la collezione di tutte le informazioni tramite l'REST API. Quindi per risolverlo in maniera brute force ho modificato il codice e ho apportato questa piccolissima modifica all'interno del pre-processing di questo specifico item. Fatto questo, e sperando che tra l'altro magari è un problema del tutto mio, del mio ambiente Google Cloud, però ho chiesto di fare una verifica qua ai ragazzi di Zabbix, magari è un errore o magari ci sono delle nuove REST API in Google Cloud e quindi non funzionava per quello. In ogni caso, se c'è un bug, uscirà una versione nuova del template. In ogni caso, dopo aver fatto queste modifiche, andiamo a vedere che cosa riusciamo a monitorare del mio host che rappresenta la mia istanza. Ok, qua già abbiamo una dashboard che mi fa vedere appunto il numero di istanze globali che abbiamo configurato, il numero di database che abbiamo configurato per Postgres, MySQL o Microsoft SQL, eccetera. Qualche informazione sui bucket, se le usiamo, io adesso non le sto usando, e queste sono le informazioni che abbiamo a livello generale all'interno dell'host che rappresenta l'istanza, il mio progetto, scusate, il mio progetto su Google. Qua sono invece i latest data e come potete vedere c'è veramente di tutto perché ci sono tutte le informazioni relative alle quote dei vari oggetti all'interno del mio progetto e ce ne sono veramente tante, tutte le varie quote della parte di networking, eccetera, eccetera, delle immagini, delle macchine virtuali, eccetera. E poi abbiamo la componente invece derivante dalle istanze e quindi se io vado a vedere tutti i miei host, io questo qua e questo qua sono i due database Postgres, quindi ne apriamo uno. In automatico abbiamo già una dashboard che mi fa vedere le performance di come sta girando questo database. Vedete CPU usage time, Postgres CPU utilization, memory usage, le performance del disco che sono importantissime, il traffico di rete, il numero di transazioni, eccetera. Quindi già subito avete un bel numero di dati a disposizione all'interno della dashboard che vi crea il template ufficiale di Zabbix. Poi ce ne sono tantissime altre di informazioni, se andiamo a vedere di nuovo, in questo caso l'istanza numero 2 addirittura è un'istanza replicata, avremo anche le informazioni relative alla parte di replica, ma anche questo è molto carino. Le informazioni dei database, quindi mi fa anche una discovery all'interno dell'istanza Postgres, mi va anche a verificare quali sono i database che abbiamo creato e mi va a monitorare anche i singoli database, ok? In questo caso c'è solo il database principale che è quello di Postgres, va bene, non ho avuto tempo di crearne un altro, però se ce ne fossero stati altri automaticamente vi creava le informazioni relative. Detto ciò, è molto interessante perché out of the box adesso lo Zabbix è in grado di monitorare sostanzialmente le più importanti infrastrutture cloud, quindi Amazon, Azure e Google, senza molti sforzi. Ok, c'è un piccolo dettaglio da sistemare, ma secondo me in un paio di settimane, ma neanche un paio di giorni, secondo me i ragazzi di Zabbix andranno a verificare i miei commenti e mi diranno se è un problema mio oppure c'è un piccolo bacchetto, ok? Però, detto ciò, direi che è un'altra importante novità all'interno del nostro amico Zabbix. È chiaro che ci possono essere sempre dei miglioramenti, ma un passetto alla volta, secondo me, Zabbix sta andando a coprire tantissime esigenze, dal mondo infrastrutturale classico al mondo in cloud. E per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video chiaramente mettetevi un bel like e ricordatevi il canale Zabbix Italia, siamo veramente in tanti su Telegram, vi aspettiamo solo voi
e ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video, magari su anche altri argomenti, ma vediamo. Un saluto da Dimitri, ciao a tutti.